Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi vi voglio parlare di uno strumento che a mio avviso è indispensabile da avere in moto o in macchina per chi non ha la moto. E che cos'è? È il compressorino per gonfiare le ruote. Ho girato tanto sul web alla ricerca di qualcosa di comodo, di piccolo ma soprattutto di leggero che si adattasse alle mie esigenze. Girando ho trovato nel negozio online famoso in tutto il mondo questo strumento qua, è della TI ed è un compressore senza fili, nel senso che questo compressore si ricarica, tiene la sua carica e grazie alla batteria del compressorino abbiamo la possibilità di gonfiare, se ricordo bene, fino a 5 gomme della moto e fino a 4 gomme della macchina. Comunque, adesso andiamo a vedere insieme a voi le specifiche tecniche di questo strumento e andiamo a vedere se effettivamente funziona. Bene, vediamo adesso cosa c'è all'interno della confezione di questo compressorino. Io ho già aperto la plastica, ho dimenticato, scusatemi, succede, ho dimenticato di aprire la plastica con voi e allora lo avevo già fatto. Comunque, proviamo ad aprire e già l'apertura della scatola è un po' è un po' complicata, è dura. Ecco qua, è uscita e ce l'ho fatta, è uscita. Allora, oh mio Dio com'è dura. Eccolo qua. E sembrava un tappo dello spumante. Ha fatto anche il rumorino. Allora, qui c'è il compressorino, proviamo a farlo uscire. Anche qui. Ah no, ci riesco. È sempre messo a pressione, tutto a pressione. Ecco qua. Messo nella sua plastica, fuori uno, via. Vediamo. Oh caspita, allora, vedete, è minuscolo, sta sopra il palmo di una mano, piccolissimo. Tutto sembra tranne che un compressorino, mi dà l'impressione di quei vecchi power bank o che so, qualche radio digitale perché è piccolino, è piccolino, è piccolino. È molto minimalista, abbiamo davanti i bottoni, poi abbiamo qui diciamo, l'ingresso per mettere il tubicino dell'aria, questo qua invece è la lampadina a LED, credo che sia molto utile per quando bisogna gonfiare le gomme e siamo al buio. Qui c'è la presa USB-C per quanto riguarda la ricarica, 1 e 2 si vedono, sì, che sono le prese d'aria. Dietro ci sono le specifiche tecniche del compressorino. Per quanto riguarda il compressorino, vediamo le misure. Allora, vediamo quanto pesa, quindi solo il compressorino pesa, vediamo, eccolo qua, pesa 470 grammi, né più e né meno, 470 grammi. Le misure, le misuriamo assieme. Allora, per quanto riguarda così, ecco, per quanto riguarda la lunghezza, è lungo 10 cm e mezzo per 8 cm per uno spessore di 3 cm, quindi è veramente piccolo. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. C'è un portacompressorino, una custodia con il logo TI, poi abbiamo degli adattatori che servono per gonfiare le varie cose, quindi per gonfiare il pallone, per gonfiare non so, materassini, quello che c'è da gonfiare comunque. Sono i vari adattatori che sono utili sempre. Poi c'è il cavetto per la ricarica,
USB e USB-C. Poi abbiamo il vero e proprio tubicino che serve a gonfiare, quindi questa parte va all'interno del compressorino, si avvita, e qui abbiamo l'attacco che va alla gomma della moto, dell'auto. Devo dire che sembra molto solido, sì, è ferro, molto solido, sembra buono, sembra buono. Poi quando facciamo la prova vediamo se effettivamente si aggancia bene alla gomma. Poi all'interno c'è anche, ecco qua, un manuale d'uso. Vediamo se c'è anche l'italiano. Come cagar, ecco, c'è anche in italiano. Come gonfiare pneumatici. Oh, c'è anche in italiano. Allora, eccolo qua. Come gonfiare i pneumatici. Quello che avevo letto prima era in spagnolo, stranamente si dice lo stesso. C'è anche le istruzioni in italiano, spiega un po' tutto. E già questa è una buona cosa, perché comunque molti oggetti che arrivano dall'estero difficilmente hanno le istruzioni in italiano. Andiamo a vedere adesso come funziona il compressorino. Per accendere il compressorino basta premere il bottoncino accensione, ecco qua appare il display, e abbiamo già delle impostazioni sue. Qui abbiamo l'auto, ok? Schiacciando il bottone delle impostazioni passiamo alla moto, passiamo alla bici, al pallone e così via. Quindi andiamo sulla moto. Per quanto riguarda, vedete che in questo momento è impostato su chilogrammi per centimetro quadrato, ma a noi interessa avere una regolazione con il PSI o comunque con il bar. Per cambiare questo tipo di impostazione basta tenere premuto il pulsante impostazioni fin quando non lampeggia la scritta chilogrammi per centimetro quadrato, e cambiarla. Quindi teniamo premuto, ok, lampeggia, vado a cambiare PSI e bar in questo caso, vedete che è 0. A me interessa dare, che so, un parametro, posso modificarlo con più e col meno. Allora andiamo a aumentare, quindi 2,4. Allora, voi sapete benissimo che ogni moto ha la sua pressione, quindi io vado ad aumentare, che so, 2,8 se voglio fare la gomma posteriore della Goldwing. Vedete, è ritornato a 0. Quando il parametro è tornato a 0, significa che io sono pronto per far partire il compressorino. Per farlo partire basta schiacciare accensione e lui parte. Vedete? Per farlo fermare si rischiaccia. Ovviamente questo tipo di dispositivo, quando arriva alla pressione stabilita, si ferma in automatico. Poi abbiamo qui un altro bottoncino che è quello del faro, del LED. Guardate, io schiaccio e si accende. Se schiaccio una volta lampeggia, se schiaccio una volta lampeggia con un ritmo, diciamo, diverso. Se io schiaccio di nuovo si stoppa. Bene, adesso ci troviamo in un'officina dove c'è la possibilità di avere un compressore e ovviamente il kit per gonfiare la gomma. Questo nel caso in cui il nostro compressorino non dovesse funzionare. Prima prova che farò è quella di andare a sgonfiare la ruota anteriore, quindi abbiamo la certezza che la gomma è senza pressione, per poi andarla a gonfiare con il compressorino. Ok, andiamo nella fattispecie a lavorare sulla ruota anteriore. Allora, andiamo a sgonfiare il tutto. Ok. Ok, ruota sgonfia e andiamo a testare il nostro compressorino. Ok, prima cosa che andiamo a fare col compressorino è quella di andare a collegare il nostro tubicino
al compressore. Oh caspita, vediamo se perfetto, deve essere collegato bene in modo tale che la guarnizione sia ben a contatto con il compressorino. Dopodiché non faccio altro che accenderlo ed andarmi a impostare la pressione. Allora, nel caso della moto gomma anteriore la vado a impostare a 2 bar e 50, e nel momento in cui l'avvio, quando il compressorino arriva a 2,50 si ferma automaticamente. Allora vado a collegare la valvola alla ruota, valvola collegata. Infatti al momento mi segna che c'è una pressione 1,5, non so se vedete, c'è un po' di riflesso, ecco 1,5. Adesso vado ad accendere. Bene, avete visto che a 2,5, come doveva essere, il compressorino si è staccato da solo. Come batteria ancora, vedete, abbiamo gonfiato una ruota, il segnale batteria è ancora pieno, vedete, ci sono ancora le 4 tacche, è ancora pieno. Adesso andiamo a verificare se effettivamente la pressione che c'è all'interno della gomma è quella di 2,5. Lo andiamo a misurare con uno strumento professionale. Effettivamente 2,5. Quindi significa che lo strumento funziona alla perfezione. Bene, avete visto l'efficacia e l'efficienza di questo strumentino, che a mio avviso deve esserci su una moto quando si fanno soprattutto tanti viaggi, ma lunghi viaggi. Vi ricordo che nella Goldwing la pressione delle gomme è 2,5 davanti e 2,8 dietro. Se il video vi è piaciuto mettete un like è il pollicione, anzi no, si trova da questo lato qua, il pollicione che vedete qua in basso, like, condividete questo mio video anche con gli amici. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale. Come fare è molto 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 semplice, basta cliccare sulla parola in rosso iscriviti, questa parolina qua in rosso, iscriviti, e concludo come al solito dicendo la famosa frase di Nico Cereghini. Quale? 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 Esatto, è quella lì, bravi! Casco in testa, questo casco in testa, sempre allacciato e luci accese, din 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 din, anche di giorno. E quando giriamo in moto, tanta, tanta, tanta prudenza. Ciao ragazzi e al prossimo video!